Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi sono qui con la mia collega Angela. Come stai oggi, Angela? Buon pomeriggio Stefano, sto molto bene, grazie. E voi, amici? Come state oggi? Siamo felici di essere qui con voi su BravoCast Italiano. Oggi parliamo di qualcosa di molto importante per tutti voi che state imparando l'italiano. Esatto, oggi parliamo di fiducia, la fiducia in se stessi. Quando si impara una nuova lingua, molte persone pensano che la cosa più importante sia la grammatica, ma io non sono d'accordo. Penso che la fiducia sia molto più importante. Anch'io sono d'accordo con te, Stefano. Quante volte avete sentito qualcuno dire «Non posso parlare italiano perché non conosco la grammatica abbastanza bene»? Forse lo avete detto voi stessi. E capisco, è normale sentirsi così. Sì, è normalissimo, ma voglio raccontarvi una storia. Qualche anno fa ho incontrato un uomo di nome Marco. Marco non sapeva quasi niente di grammatica italiana, faceva molti errori quando parlava. Ma indovinate cosa? Tutti capivano Marco e Marco capiva tutti. Questa è una storia bellissima. Perché? Perché Marco aveva fiducia. Marco apriva la bocca e parlava. Non aveva paura di fare errori. E questa è la cosa più importante quando si impara una lingua nuova. Invece ho conosciuto anche una ragazza, Sara. Sara studiava la grammatica italiana ogni giorno, per ore e ore. Conosceva tutte le regole, ma quando qualcuno le parlava in italiano, Sara non rispondeva, stava zitta perché aveva paura di fare errori. Poveretta! Questo succede a molte persone. Passano anni a studiare i libri di grammatica, ma quando arriva il momento di parlare, silenzio. Perché? Perché hanno paura di sbagliare. Hanno paura di sembrare stupidi. Ma voglio dirvi una cosa importante, fare errori è normale, fare errori è umano. Quando eri bambino facevi errori quando parlavi nella tua lingua madre, vero? Ma continuavi a parlare e piano piano miglioravi. Esattamente. Pensate a un bambino che impara a camminare. Il bambino cade molte volte, ma non si ferma. Continua a provare. Continua a camminare. E alla fine cammina benissimo. Imparare una lingua è uguale. Allora, amici di BravoCast Italiano, voglio chiedervi una cosa. Voi avete paura di parlare italiano? Scrivete nei commenti qui sotto, diteci la vostra esperienza. Siete come Marco o siete come Sara? Sì, vogliamo sapere. I commenti sono importantissimi per noi. Ogni volta che leggiamo un commento ci rendiamo conto che ci sono persone reali dall'altra parte dello schermo. E ci piace molto sapere come state procedendo con l'italiano. Bene, allora continuiamo. Come si può aumentare la fiducia quando si parla italiano? La prima cosa è questa. Parlate con voi stessi. Sembra strano, vero? Ma funziona davvero. Sì, io faccio questo spesso. Quando sono in cucina parlo italiano. Dico, adesso prendo il pane, adesso apro il frigorifero, adesso preparo il caffè. Nessuno mi sente. Non ho paura di sbagliare. Ed è un ottimo esercizio. Un'altra cosa importantissima, non traducete tutto nella vostra testa. Quando sentite una parola italiana, cercate di capire il significato direttamente. La traduzione rallenta tutto. Quando cercate di tradurre ogni parola, perdete il filo della conversazione. Esatto. E poi arriva la frustrazione. E poi arriva la paura. È un cerchio vizioso. Ma si può rompere questo cerchio? Come? Con la pratica, con la fiducia, con il coraggio di aprire la bocca e dire qualcosa, anche se non è perfetto. Parliamo ora di un aspetto molto interessante. Quando parlate con una persona italiana, quella persona non si aspetta la perfezione da voi, sa che state imparando e generalmente gli italiani sono molto pazienti con le persone che cercano di imparare la loro lingua. Verissimo. Anzi, gli italiani di solito apprezzano molto quando uno straniero prova a parlare italiano. Anche se fate errori, anche se la vostra pronuncia non è perfetta, la gente apprezza lo sforzo, vi incoraggiano.
vi aiutano. Ho un esempio bellissimo. Una mia amica americana, che si chiama Lisa, è venuta in Italia per la prima volta. Non parlava quasi niente di italiano, ma aveva tantissima fiducia. Entrava nei negozi e diceva: «Scusi, voglio comprare, come si dice, questo?» E indicava la cosa che voleva comprare. E funzionava, vero? Funzionava benissimo. I negozianti la aiutavano, le insegnavano le parole. Alla fine del viaggio, Lisa aveva imparato moltissime parole nuove. Non da un libro di grammatica, ma dalla vita reale, dalla comunicazione reale. Questa è la cosa più bella dell'imparare una lingua attraverso la conversazione. Le parole che imparate in contesto, le parole che sentite in una situazione reale, queste parole le ricordate molto meglio. Rimangono nella memoria molto più a lungo. Assolutamente. E questo è il metodo di BravoCast italiano. Noi non vi insegniamo la grammatica. Noi parliamo di cose della vita quotidiana, parliamo in modo naturale e voi ascoltate, capite e pian piano iniziate a parlare anche voi. Amici, voglio farvi un'altra domanda. Qual è stata la vostra esperienza più bella con l'italiano? Un momento in cui avete parlato italiano e vi siete sentiti orgogliosi? Scrivete nei commenti. Adoriamo leggere le vostre storie. Sì, per favore, condividete. Le vostre storie ispirano anche gli altri. Forse c'è qualcuno che guarda questo video adesso e ha molta paura di parlare, ma quando legge che voi avete avuto paura e avete superato quella paura, si sentirà incoraggiato. Ottima osservazione, Stefano. Parliamo ora di qualcosa di pratico. Avere un partner di conversazione, qualcuno con cui potete praticare l'italiano. Può essere un amico, un membro della famiglia o anche qualcuno che avete trovato online. Ci sono molte applicazioni e siti web dove potete trovare persone che vogliono imparare la vostra lingua e che vi possono aiutare con l'italiano. È uno scambio. Voi aiutate loro con la vostra lingua, loro aiutano voi con l'italiano, tutti vincono. Ed è anche molto divertente. Fare conversazione con una persona reale è completamente diverso dal leggere un libro. La lingua vive, cambia, si adatta. La persona che parlate usa espressioni nuove e voi imparate cose che non trovate nei libri. Parliamo anche della pronuncia. Molte persone hanno paura di parlare perché pensano che la loro pronuncia sia terribile. Ma vi dico una cosa, la pronuncia italiana è in realtà abbastanza semplice. L'italiano si pronuncia come si scrive. È vero. L'italiano è molto regolare. Quando imparate come si pronuncia una lettera, quella lettera si pronuncia sempre nello stesso modo. Quindi, la pronuncia italiana è qualcosa che si impara relativamente in fretta. E anche se avete un accento straniero, non è un problema. Anzi, molti italiani trovano gli accenti stranieri molto affascinanti. Un accento può essere qualcosa di bello, qualcosa che vi rende unici, non è qualcosa di cui vergognarsi. Assolutamente d'accordo. Quindi, non preoccupatevi dell'accento. Parlate. Parlate e basta. Ora voglio darvi alcuni suggerimenti pratici che potete iniziare a usare da subito. Il primo suggerimento: imparate alcune frasi di base e usatele ogni giorno. Frasi come buongiorno, come stai, grazie, scusa, non capisco, puoi ripetere per favore? Queste frasi semplici vi aiutano a iniziare e a tenere viva una conversazione. Secondo suggerimento, non abbiate paura di chiedere aiuto. Se non capite una parola, chiedete. Se non sapete come si dice qualcosa, chiedete. Le persone sono generalmente felici di aiutarvi e ogni volta che chiedete imparate qualcosa di nuovo. Terzo suggerimento: usate quello che sapete. Non aspettate di sapere tutto prima di parlare. Se conoscete 100 parole in italiano, usate quelle 100 parole. Potete fare moltissimo con 100 parole. Quarto suggerimento: accettate l'ambiguità. Non capirete sempre tutto quello che si dice, e va bene. Spesso dal contesto si capisce il senso generale. Non è necessario capire ogni singola parola per avere una conversazione. Quinto suggerimento: ridete dei vostri errori.
Quando fate un errore, non siate troppo duri con voi stessi. Ridete. Ricordo una volta che Angela mi ha raccontato di aver detto «sono molto calda», quando voleva dire che aveva caldo. Sì, è vero. In italiano questa frase ha un altro significato. Tutti hanno riso e anch'io ho riso. E non ho mai più dimenticato la differenza tra ho caldo e sono calda. Gli errori sono i migliori insegnanti. Esattamente, ogni errore vi insegna qualcosa che non dimenticherete mai. Ed è per questo che gli errori sono preziosi, non imbarazzanti. Amici, voglio chiedervi un'altra cosa. Quante ore al giorno dedicate all'italiano? Scrivete nei commenti. Anche 15 minuti al giorno fanno una grandissima differenza, a patto che li usiate per praticare attivamente. La qualità è più importante della quantità. 15 minuti di conversazione reale valgono molto più di 2 ore a guardare passivamente un video senza prestare attenzione. L'attenzione attiva è fondamentale. E ascoltando Bravocast Italiano nel modo giusto, state già praticando attivamente. Ascoltate attentamente, cercate di capire le parole dal contesto, ripetete le frasi ad alta voce, imitateci, imitate il nostro modo di parlare, il nostro ritmo, la nostra intonazione. L'imitazione è un metodo potentissimo. I bambini imparano la lingua principalmente attraverso l'imitazione. Voi potete fare lo stesso. Sentite come parliamo noi e provate a parlare nello stesso modo. E non preoccupatevi se all'inizio sembra artificiale. È normale. Piano piano il vostro modo di parlare diventerà più naturale. La lingua diventerà vostra. E quel momento è di grande soddisfazione. Parliamo ora della motivazione. Perché state imparando l'italiano? Avete un motivo forte? Forse avete la famiglia in Italia? Forse volete viaggiare? Forse amate il cibo italiano, la musica italiana, il cinema italiano? Qualunque sia il vostro motivo, tenetelo sempre presente. Il motivo forte vi dà la forza di continuare anche nei momenti difficili. Ci saranno giorni in cui pensate «non capisco niente». In quei giorni ricordate perché avete iniziato. E ricordate anche questo, ogni esperto è stato una volta un principiante, ogni persona che parla italiano fluentemente ha avuto un primo giorno in cui non sapeva niente, ha avuto giorni di frustrazione, ma ha continuato. E voi potete fare lo stesso. Assolutamente. Voglio concludere con una storia bellissima. Stefano, hai parlato di Roberto, il tuo amico che ha studiato l'inglese per 20 anni senza mai parlare con qualcuno. Raccontaci. Sì, Roberto conosceva tutte le regole grammaticali dell'inglese, ma non aveva mai parlato con una persona vera. Poi un giorno, per necessità, ha dovuto parlare inglese con un americano. E indovinate? Ce l'ha fatta. Ha comunicato. Non perfettamente, ma ha comunicato. E da quel giorno tutto è cambiato. Esattamente. Da quel giorno Roberto ha iniziato a parlare inglese sempre di più. Oggi parla inglese molto bene, non perché ha studiato di più, ma perché ha iniziato a parlare. Questa storia è la dimostrazione perfetta di tutto quello che abbiamo detto oggi. La fiducia, il coraggio di aprire la bocca è più importante di qualsiasi libro di grammatica. E voi potete fare lo stesso con l'italiano, avete già la conoscenza. Forse non moltissima, ma ne avete abbastanza per iniziare. Iniziate adesso, parlate italiano adesso. Sì, adesso, dopo aver ascoltato questo episodio, provate a dire qualcosa in italiano, anche una sola frase, anche solo «Ho capito», «Grazie, bravo cast italiano». Ditelo ad alta voce, sentite la lingua nella vostra bocca. E poi scrivete nei commenti quello che avete detto. Vogliamo sapere, vogliamo celebrare con voi questo piccolo ma importantissimo passo. Amici, siamo quasi alla fine di questo episodio. Voglio riassumere le cose più importanti. Prima cosa, la fiducia è più importante della grammatica. Seconda cosa, fare errori è normale e necessario per imparare. Terza cosa, parlate ogni giorno, anche solo per pochi minuti.
Quarta cosa, non traducete tutto nella vostra testa. Quinta cosa, celebrate ogni piccola vittoria nel vostro percorso. Sesta cosa, non confrontatevi con gli altri, ognuno ha il suo ritmo. Settima cosa, ricordate il vostro motivo per imparare l'italiano. E ottava cosa, la più importante, aprite la bocca e parlate. Oggi, adesso. Non aspettate la perfezione. La perfezione non arriverà mai se non iniziate. Ma se iniziate, la perfezione si avvicinerà sempre di più. Bellissimo, Stefano. E voglio aggiungere una cosa. La lingua italiana non è solo grammatica e vocabolario. È cultura, è storia, è arte, è musica. Quando imparate l'italiano, state aprendo una porta su un mondo meraviglioso. È la lingua di Dante, di Leonardo da Vinci, di Michelangelo. È la lingua dell'opera, della moda, del design. È una lingua che canta, che danza, che vive. E voi l'avete scelta. Siate orgogliosi di questa scelta. Amici, grazie infinite per aver ascoltato questo episodio di BravoCast Italiano. Siete stati fantastici, come sempre. Grazie a tutti voi. Se questo episodio vi è piaciuto, per favore mettete un mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e condividete questo video con qualcuno che sta imparando l'italiano. E non dimenticate di lasciare un commento. Vogliamo sapere, qual è la vostra più grande sfida quando parlate italiano? La paura degli errori? La pronuncia? Il vocabolario? Ditemelo nei commenti. Potremmo fare un episodio speciale su quella sfida. Ottima idea! Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti. Questo canale è per voi. Voi siete la ragione per cui facciamo questo. Siamo qui ogni settimana con nuovi episodi, quindi tornate a trovarci. E nel frattempo praticate il vostro italiano. Parlate con voi stessi. Guardate film italiani, ascoltate musica italiana, immergete voi stessi nella lingua. E soprattutto abbiate fiducia in voi stessi. Voi potete imparare l'italiano, voi ce la farete. Ci vorrà tempo, ci vuole impegno, ma voi siete capaci, noi crediamo in voi. Sì, noi crediamo in voi con tutto il cuore ed è un onore per noi essere parte del vostro viaggio con la lingua italiana. Allora è ora di salutarci. Sono le 5 di questo bellissimo pomeriggio e speriamo che il resto del vostro pomeriggio sia splendido. Buon proseguimento a tutti. A presto su BravoCast Italiano. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e ricordate, parlate italiano con fiducia. A presto!